Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Marina Cafueri e ciò che vedete è una creatura specialissima, è una creatura davvero, davvero speciale. Lei si chiama Delizia, l'ho realizzata pensando a voi che mi seguite nel mio canale YouTube. Visto e considerato che stiamo per raggiungere i 30.000 iscritti, manca veramente poco, 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 ho deciso di, già in anticipo, di pensare a un progetto per voi, esclusivamente per voi, alla quale tengo tantissimo e anche per ringraziarvi di essermi stata accanto, di esservi iscritte nel mio canale, di avermi seguito per i progetti speciali, come dico io, come questo. Anche lui faceva parte di un progetto speciale che però, come vedete, lo regalo a tutti voi, questo progetto, eh, per ringraziarvi davvero di cuore, ve lo dico. Io, nel frattempo che parli, però, Marina, fai vedere qualcosa. Eh, Dicevo, per ringraziarvi proprio di questi 30.000 iscritti. Non ci siamo ancora, al momento in cui sto registrando ne mancano circa 300 per arrivare a 30.000 e mai più avrei pensato di arrivare eh, ad avere così tanti, eh, come si dice, follower su YouTube? Su YouTube? Non pensavo di arrivarci. Come al solito l'emozione vince, vince sempre l'emozione e nel frattempo ci sto provando a farvi vedere anche tutte le parti del mio Delizia. Penso che sia tra l'altro un progetto, amici di YouTube, se riesco, aspettatemi. Dicevo, penso sia, prima di incespicarmi un'altra volta, che sia un progetto talmente, le più brave dicono outfit, ok? Io invece dico adatto a qualsiasi tipo di abbigliamento, quindi non so, dalla gonna al jeans, ma anche immaginatelo bianco, un po' più corto per una sposa o magari per un invito ad una sposa ed essere quindi elegantissime. Insomma, io ne sono innamorata, non dovrei dirlo, ma ne sono veramente innamorata. Io vi prendo per mano e vi mostro passo passo come realizzarlo. Allora, attenzione, questo ha una bordura semplice, 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 quindi per chi magari ha meno dimestichezza. Quella che vedrete subito dopo questa ha una bordura un pochino più complessa, quindi magari è più per le diciamo chi è già un pochino più avanti con l'uncinetto, ok? Adesso vi faccio vedere anche l'altro. Ed ecco qui la seconda delizia. Ecco, quello che vi dicevo è questo tipo di bordura è un pochino più complessa dell'altra. Io qui non ho voluto fare gli angolini sotto, quindi praticamente la parte sotto l'ho arrotondata e nel tutorial vi spiego tutto, eh. Tutti i passaggi che io ho fatto sono spiegati nel tutorial, quindi per chi volesse fare questo tipo di bordura, che ha più pazienza per fare questo tipo di bordura, c'è la spiegazione dettagliata sul come farla. Ma una cosa mi sono dimenticata di dirvi, è il fatto che non dovete preoccuparvi di fare nessun tipo di calcolo e come al solito che io amo questi cardigan, io a parte che amo il cardigan proprio di suo, ma questo tipo di cardigan con partenza da sotto l'ascella non ha problemi di nessun tipo di taglia, quindi qualsiasi taglia voi abbiate, potete farlo per una bambina, una neonata o per una donna XXXXL, andrà sempre bene, partendo sempre dai miei primi passi, quindi senza calcolare nulla, partite con me, vi spiegherò
tutti i passaggi che dovete fare. Insieme a voi, ovviamente, no? Lo faremo praticamente insieme. Ecco, questo è il retro. Delizia con l'Alpaca Active. No, non è vero, non è l'Alpaca Active. Non mi ricordo il nome, comunque ve lo metto, vi metto il nome dei filati che ho usato, che tra l'altro il filato dell'altro Delizia non c'è più, ma ho acquistato dei filati similari a quello che ho utilizzato io e per poterveli consigliare. L'ho provati, mi piacciono un sacchissimo, quindi vi metto la foto, magari se riesco, proprio qui nel tutorial, e poi vi lascio il link sotto il tutorial, ok? Così se volete potete trovarlo. L'uncinetto è il numero 3, comunque vi ho scritto tutto sotto il tutorial nella descrizione, ok? Del tutorial. Quindi penso di avervi detto tutto e come anteprima penso che possa anche bastare. Io continuerei a lisciarmi il mio Delizia e mostrarvelo in tutte le parti possibili e immaginabili per farvi capire di che cosa stiamo parlando, ma penso che avete già dedotto il tutto, vero? Quindi non mi rimane che dire andiamo mano nella mano a fare questo cardigan? Delizie per voi. Questo cardigan lo realizzerò con Alpaca Active, quindi un filato sottile da uncinetto 3. Sarebbe bello, ecco, riuscire a farlo con un filato sottile, che sia invernale o estivo non è un problema, ma che sia sottile per mettere in evidenza il punto e il tipo di lavorazione. Quindi il consiglio è quello di utilizzare un filato magari stupendo come l'Alpaca Active. L'altro che ho realizzato, purtroppo un filato che non c'è più, è un mohair bellissimo, però non c'è più, magari vi metterò un qualcosa che gli somigli, e comunque sia un filato sicuramente sottile. Per quanto riguarda le dimensioni che andremo a realizzare, non abbiate timori e problemi, perché partiamo da sotto l'ascella e quindi di conseguenza man mano che andiamo avanti vi dirò quando è il momento di sospendere la manica, quando è il momento di andare avanti con la larghezza e quando è il momento di andare avanti in lunghezza, e ovviamente sarete seguite da me sempre passo passo. Ok? Partiamo quindi col tutorial. Quindi seguitemi fin dall'inizio, qualsiasi taglia voi dobbiate realizzare. Seguitemi fin da questo momento e venite avanti con me, vedrete che non ci saranno problemi di taglia in alcun modo. Partiamo quindi con il nostro cerchio magico. Blocchiamo il nostro filo e contiamo 1, 2, 3 catenelle più 2 catenelle di separazione, totale 5 catenelle. Rientriamo nel cerchio magico e facciamo la prima maglia alta completa. 2 catenelle, rientriamo, un'altra maglia alta, 2 catenelle, rientriamo, maglia alta, 2 catenelle, rientriamo, maglia alta, 2 catenelle, 1 2 3 4, ancora, maglia alta e 2 catenelle. Allora forse ci siamo, uno spazio, 2 3 4 5. Ecco, quando abbiamo 5 spazi iniziamo a chiudere leggermente il nostro filo, il nostro cerchio. Non facciamo le 2 catenelle perché le completiamo ora, quindi vedete ho 1 2 3 4 5 buchini, 5 spazi. Ora per collegarmi da questa parte metto il filo sull'uncinetto, conto 1 2 e 3 nella
terza catenella inserisco la testa dell'uncinetto, prendo il filo e faccio una maglia alta di sbieco, ok? Quindi a questo punto tiro su 1, 2 e 3 catenelle, rientro nello stesso spazio e faccio una maglia alta. Senza fare catenelle mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio successivo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nello stesso spazio, 2 maglie alte. Sempre senza fare catenelle di separazione, entriamo nello spazio successivo e riprendiamo lo stesso punto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nello stesso spazio, 2 maglie alte. Andiamo nello spazio successivo, di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte. Nello spazio successivo ripetiamo 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nello stesso spazio. Nello spazio successivo ripetiamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nello stesso spazio, 2 maglie alte. Adesso siamo nello spazio, vedete, dove siamo partiti con le 2 maglie alte, quindi dobbiamo completarlo questo angolo. Filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio incompleto, vedete, abbiamo solo 2 maglie alte, entriamo nello stesso spazio, facciamo 2 maglie alte che sono quelle mancanti e poi per congiungere il nostro secondo giro, prendo il filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e nella terza catenella entro con la testa dell'uncinetto, prendo il filo, vedete che ho 3 asoline, ne faccio passare 2 e poi le altre 2. Praticamente è una maglia alta di sbieco. Ok? Terzo giro. 3 catenelle che praticamente sostituiscono la prima maglia alta del giro, più un'altra maglia alta nello stesso spazio. 5 catenelle di separazione. Ora supero queste maglie alte e vado a fare la mia maglia alta, anzi le 2 maglie alte, nello spazio che trovate di seguito. Quindi farò 2 maglie alte, faccio il mio angolo, 2 catenelle, rientro nello stesso spazio, 2 maglie alte, 2 catenelle, 5 catenelle di separazione. Andiamo nell'angolo successivo, vedete dove c'è proprio questo spazietto, quindi supero le 4 maglie alte di base, entro nello spazio che è quello del mio angolino e faccio di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro nello stesso spazio, 2 maglie alte. Fatto anche questo angolino, 5 catenelle di separazione. Andiamo nell'angolino successivo, questo, quindi supero le 4 maglie alte sottostanti, vado nel forellino, questo, e faccio l'altro angolo, sono 6 in tutto.
quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nello stesso spazio. Forse sono un po' troppo vicina. Di nuovo 5 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto, saltiamo le 4 maglie di base e andiamo nell'angolino. Questo, 2 maglie alte nell'angolino che stiamo lavorando, questo, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. Cinque catenelle di separazione. Andiamo nell'angolino successivo saltando le 4 maglie alte di base e facciamo di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Cinque catenelle di separazione. Ora dobbiamo andare a completare il nostro primo angolo. Vedete che ci sono solo 2 maglie alte. Adesso andiamo a entriamo quindi nell'angolo incompleto, quello di partenza, e facciamo le 2 maglie alte che mancano. E poi, come abbiamo fatto precedentemente, filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2 e 3 catenelle della prima catenella di base. Vedete? Entriamo con la testa, prendiamo il filo, chiudiamo 2 a 2 le asoline e abbiamo completato i nostri 6 angoli. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 angoli con 5 catenelle di separazione tra un angolo e l'altro. Questo è il terzo giro. Quarto giro. Partiamo sempre nello stesso modo, quindi con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più una maglia alta subito a fianco. Ora facciamo 5 catenelle di separazione. Andiamo nel nostro archetto, quello sottostante, e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle di separazione. Nel nostro angolino ripetiamo ciò che vediamo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte. Ripetiamo quello che abbiamo appena fatto, quindi 5 catenelle di separazione. Andiamo nell'archetto sottostante, maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle di separazione, entriamo nel nostro angolino e facciamo le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ripetiamo 5 catenelle di separazione, una maglia bassa nell'archetto sottostante, di nuovo 5 catenelle di separazione. Andiamo nell'angolino e facciamo le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ripetiamo nuovamente questa sequenza per tutti gli angoli, quindi 5 catenelle di separazione, una maglia bassa nell'archetto e 5 catenelle di separazione. Entriamo nell'angolino e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Procediamo nello stesso modo, 5 catenelle, una maglia bassa,
Di nuovo 5 catenelle, completiamo nell'angolo le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte dell'angolino. Questo è l'ultimo lato, quindi 5 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, 5 catenelle e completiamo l'angolo facendo le 2 maglie alte che mancano, poi filo sull'uncinetto, contiamo nella terza catenella, prendiamo il filo e chiudiamo 2 asoline alla volta e abbiamo così completato il quarto giro. Quinto giro, 3 catenelle più entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta, 5 catenelle. Entriamo nel primo archetto e facciamo una maglia bassa, 5 catenelle. Entriamo nell'archetto successivo, una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle. Andiamo ora nell'angolino e facciamo le 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nello stesso punto, 2 maglie alte. E questo è il nostro lato. Ora facciamo tutti gli altri lati nello stesso modo, quindi 5 catenelle, entriamo nel primo archetto una maglia bassa, 5 catenelle, nell'archetto successivo una maglia bassa, 5 catenelle, entriamo nell'angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte. Continuiamo in questo modo per tutti gli altri lati. Chiudiamo il quinto giro entrando nell'ultimo angolo, facciamo le 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, andiamo a prendere il filo dentro la terza catenella del primo avvio e chiudiamo a 2 le nostre asoline e così abbiamo completato il quinto giro. Sesto giro. Si inizia sempre nello stesso modo, 3 catenelle e una maglia alta e poi 5 catenelle di separazione. Ora saltiamo il primo archetto, andiamo nell'archetto centrale a fare dei punti puff. Quindi filo sull'uncinetto, entro nell'archetto centrale del lato, questo, prendo il filo, non lavoro la maglia alta ma tiro sul filo ad altezza della maglia alta e lo tengo fermo. Questo dobbiamo farlo in totale per 4 volte, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi prendiamo il filo sull'uncinetto, lo facciamo passare su tutte le maglie tranne la prima e poi prendiamo di nuovo il filo e lo facciamo passare su tutte e 2 le asoline, una catenella di separazione. Questi punti puff devono essere 4 in questo archetto, quindi rientriamo e facciamo la stessa cosa, 1, 2, 3, 4, prendo il filo sull'uncinetto, lo faccio passare nei 4 punti puff, rimangono 2 asoline, prendo il filo e le chiudo tutte e 2, catenella di separazione e ne abbiamo fatti 2. Continuiamo, 1, 2, 3, 4, faccio passare il filo nei 4 fili appena tirati, prendo il filo, chiudo le 2 asoline, catenella di separazione,
facciamo l'ultimo punto puff. 1, 2, 3, 4 fili tirati. Prendo il filo, lo porto dentro, ho 2 asoline, le chiudo e adesso che ho fatto i 4 punti puff farò le 5 catenelle. Vado direttamente nel mio angolino e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro nuovamente, faccio altre 2 maglie alte e questo sarà il mio sesto giro. Ne facciamo ancora un lato insieme, quindi si riparte con 5 catenelle. È tutto uguale a quello che abbiamo appena fatto. Entriamo nell'archetto centrale, quindi lasciando questo e questo, lavoro solo l'archetto centrale e faccio un punto puff da 4 fili, quindi 1, 2, 3, 4, prendo il filo, lo faccio passare dentro, chiudo le 2 asoline, catenella, 1, 2, 3, 4, passo, chiudo le 2 asoline, catenella, 1, 2, 3, 4, faccio passare il filo, chiudo, catenella e ancora una volta 1, 2, 3, 4, passo dentro, ho 2 asoline, chiudo, catenelle, 5 adesso perché abbiamo già fatto i 4 punti puff, quindi 2, 3, 4 e 5. Salto questa asolina e vado direttamente nell'angolino e faccio le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi tutti i lati del sesto giro saranno lavorati come i primi 2 che abbiamo fatto insieme. Abbiamo lavorato tutti e 6 i lati del sesto giro, adesso andiamo a chiuderlo. Quindi ci ritroviamo con questo angolo ancora incompleto, entriamo dentro e completiamolo con 2 maglie alte mancanti e poi nella terza catenella prendo il filo e faccio la mia maglia alta di sbieco e così abbiamo completato il nostro sesto giro. Andiamo avanti per il settimo giro. Partiamo, come dicevo, sempre nello stesso modo, quindi con le 3 catenelle e una maglia alta al suo fianco. E poi 5 catenelle di separazione. Ora andiamo nelle 5 catenelle che abbiamo prima del punto puff, entriamo e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle. Entriamo tra un punto puff e l'altro e facciamo un punto puff, quindi 1, 2, 3, 4 fili tirati, passiamo dentro, chiudiamo le 2 asoline, una catenella. Entriamo adesso tra il secondo e il terzo punto puff, 1, 2, 3, 4, catenella di separazione. Entriamo ora tra il terzo e il quarto punto puff, 1, 2, 3, 4, passiamo dentro, chiudiamo le 2 asoline, 5 catenelle di separazione. Andiamo in questa asolina, maglia bassa, di nuovo 5 catenelle di separazione.
facciamo il nostro angolo. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Questo è il nostro settimo lato, settimo giro, quindi il lato del settimo giro è questo. Dobbiamo fare tutti i nostri 6 lati nello stesso modo. Quindi partiremo con 5 catenelle, andremo nel nostro archetto con una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle, e poi faremo 3 punti puff. Ogni punto puff è tra un punto puff e l'altro del giro precedente, quindi uno andrà qui, con 4 fili tirati, passiamo dentro, abbiamo 2 asoline che chiudiamo e una catenella di separazione. L'altro punto puff in mezzo tra il secondo e il terzo, 1, 2, 3, 4, rifaccio perché l'ho preso proprio male, 1, 2, 3, 4, faccio passare il filo, chiudo, catenella di separazione, entro tra il terzo e il quarto punto puff, 4 fili tirati, passo dentro, chiudo le 2 asoline e a questo punto, visto che ho finito i punti puff, farò le mie 5 catenelle. 1. Passiamo adesso 5 catenelle, entriamo nel nostro archetto e facciamo una maglia bassa, di nuovo 3, 4, 5 catenelle. Adesso andiamo nel nostro angolino e facciamo le nostre 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte e ripartiamo così, quindi con 5 catenelle, nell'archetto una maglia bassa, 5 catenelle. Dobbiamo fare in totale 3 punti puff, uno lo poggiamo qui, con 4 fili tirati, il secondo subito dopo, il terzo subito dopo. Cinque catenelle di separazione. Entriamo nell'archetto, maglia bassa, di nuovo 5 catenelle di separazione, nell'angolino 2 maglie alte, due catenelle e ancora 2 maglie alte. Abbiamo fatto 3 lati insieme, continuate a finire gli altri ultimi lati. Finiamo il nostro settimo giro, quindi ho fatto il mio archetto, 1, 2, 3, 4, 5, entro nell'ultimo angolino e faccio le mie 2 maglie alte mancanti e mi congiungo come sempre ho fatto finora. E questo è il nostro settimo giro. Ottavo giro, 3 catenelle più una maglia alta per iniziare, sempre 5 catenelle. Entriamo nel primo archetto e facciamo una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle. Entriamo nel secondo archetto e facciamo una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle. Ora
qui avevamo 4 punti puff, qui ne abbiamo 3, ora ne faremo 2, quindi passiamo sempre in mezzo ai punti puff, qui 1, 2, 3, 4, passo, chiudo le 2 asoline, catenella di separazione, 1, 2, 3, 4, passo all'interno, chiudo le 2 asoline e qui dobbiamo fare, vedete, abbiamo finito, no? I 2 punti puff, quindi cominciamo nuovamente con le 5 catenelle. Una maglia bassa nel primo archetto, 5 catenelle, una maglia bassa nel secondo archetto, 5 catenelle, filo sull'uncinetto e qui abbiamo il nostro angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. E questo è il lato dell'8º giro. Adesso tutti i lati saranno uguali all'8º, ovviamente, no? Di questo giro, quindi ripetiamo quello che abbiamo appena fatto: 5 catenelle, maglia bassa nel primo archetto, 5 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto, 5 catenelle, entriamo nel primo punto puff, cioè tra uno e l'altro, 2, 3, 4, passo dentro, chiudo le asoline e una catenella di separazione, entro nell'ultimo spazio che abbiamo tra un punto puff e l'altro, 1, 2, 3, 4, chiudo, catenelle di separazione 5 perché abbiamo finito i punti puff, quindi 2, 3, 4, 5, nell'asolina una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, in questa più che asolina archetto, in questo archetto una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle di separazione. Andiamo nell'angolino e facciamo le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Procediamo nello stesso modo anche negli altri lati, quindi 5 catenelle di separazione. Nel primo archetto una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, secondo archetto una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, punti puff in mezzo ai punti puff del giro precedente, 4 volte il tiro del filo, catenella di separazione, punto puff, 2, 3, 4, passo dentro, chiudo le 2 asoline, 5 catenelle di separazione. Nell'archetto maglia bassa, 5 catenelle di separazione, nell'archetto maglia bassa ancora 5 catenelle di separazione. Entriamo nell'angolo e facciamo le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E si continua così per tutto il lato, per tutti i lati. Andiamo a chiudere il nostro 8º giro, quindi entriamo, abbiamo fatto i 3 archetti, compreso questo, entriamo nel nostro angolino e facciamo le 2 maglie alte mancanti, poi nella terza catenella la nostra maglia alta di sbieco.
E questo è il nostro ottavo giro. Procediamo con il giro numero 9. 3 catenelle più una maglia alta. Si parte sempre così. 5 catenelle di separazione. Ora saltiamo il primo archetto e andiamo a fare quello che abbiamo fatto qui. Quindi nell'archetto centrale andiamo a fare i nostri 4 punti puff. Partiamo dal primo. 4 fili tirati. Passiamo all'interno, abbiamo 2 asoline che chiudiamo insieme e catenella di separazione. Questo è il primo. Questo è il secondo. Ricordate sempre la catenella di separazione tra un punto puff e l'altro. 1, 2, 3, 4. Faccio passare il filo, entro anche nelle asoline, catenelle di separazione e ho 3 punti puff. Continuo con 1, 2, 3, 4, passo dentro le 2 asoline, avendo già, vedete, esattamente come questo giro, avendo già i 4 punti puff, procedo con le 5 catenelle di separazione. Entro al centro dei 2 punti puff di questo gruppetto e ne faccio 1, 2, 3, 4 fili tirati, passo dentro, ho 2 asoline, le chiudo e farò 5 catenelle. Passo nell'archetto centrale, vedete che ne abbiamo 3, in quello centrale e vado a fare 4 punti puff. Catenella di separazione, 1, 2, 3, 4 fili tirati, passo dentro, chiudo le 2 asoline, catenella di separazione, di nuovo 1, 2, 3, 4, passo dentro, chiudo le 2 asoline, catenella di separazione. Passo dentro, chiudo le 2 asoline, 5 catenelle di separazione. Salto, vedete come ho iniziato, così finisco, quindi salto questo archetto, vado direttamente dentro al mio angolino e formo l'angolino. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Questo sarà il nostro nono giro, che parte con le 5 catenelle. Andiamo praticamente nell'archetto centrale a fare i nostri 4 punti puff. 3, 4, passo dentro, passo nelle 2 asoline, catenella di separazione, 3 e 4, passo dentro le asoline, catenella di separazione, 2, 3, 4, dentro le asoline, catenella di separazione, 2, 3, 4, passo dentro, asoline, e visto che abbiamo già i 4 punti puff, adesso ci occorrono le 5 catenelle.
andiamo direttamente a completare questo gruppetto con un punto puff tra i due punto puff dei giri del giro sottostante. 3, 4, passo dentro, chiudo e faccio 5 catenelle. Ora entro nel centro di questi 3 spazi, quindi nella parte centrale, quello in mezzo, e faccio i miei 4 punti puff formati da 4 fili tirati. 1, 2, 3, 4. Passo dentro, chiudo le 2 asoline, catenella di separazione. 1, 2, 3, 4, dentro, asoline, catenella di separazione, facciamo l'ultima. Cinque catenelle di separazione. Saltiamo queste e andiamo direttamente nell'angolo a fare le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. È divertente, vero? È divertentissimo a questo punto. Continuate così a fare i vostri lati, quindi si parte sempre con le 5 catenelle. Poi nella parte centrale, quindi nell'archetto centrale, andiamo a fare i nostri 4 punti puff con una catenella di separazione centrale. Due, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Quando abbiamo fatto i 4 punti puff abbiamo 5 catenelle di separazione. Ci porteranno sopra proprio questi 2 punti puff e ne formeremo uno soltanto. Sempre 4 fili tirati, passiamo dentro, chiudiamo le 2 asoline e facciamo 5 catenelle di separazione. Andiamo nell'archetto centrale e facciamo i 4 punti puff. Catenella di separazione, punto puff. Catenella di separazione, punto puff. Catenella di separazione, il quarto punto puff. Cinque catenelle. Andiamo nell'angolino e facciamo il nostro angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Continuate così il nono giro. Finiamo il nostro giro numero 9, quindi ho fatto le mie 5 catenelle, entro nell'angolo finale, completo con le 2 maglie alte che mancavano e nella terza catenella entro e faccio una maglia alta di sbieco. E quindi abbiamo così terminato il nostro giro numero 9. Giro numero 10. Partiamo sempre con 3 catenelle e una maglia alta più 5 catenelle di separazione.
Ora, quando vi trovate con i 4 punti puff, quindi vedete c'è l'asolina, no, c'è l'archetto e i 4 punti puff, quindi noi dobbiamo entrare nell'archetto e fare una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle. Ok? Quindi la maglia bassa, perché potrete confondervi, va fatta nel giro con i 3 punti puff, la maglia bassa, quindi dobbiamo iniziare a formare di nuovo gli archetti, che in totale dovranno essere 3. Ok? Quindi così ne completeremo 2. Nel 10° giro quindi ne abbiamo di nuovo 2. Ora andiamo a fare, anziché 4 punti puff, soltanto 3. Quindi andiamo in mezzo tra un punto puff e l'altro e formiamo i nostri punti puff. 3 e 4, passo dentro, chiudo le asoline, una catenella di separazione, però questo lo rifaccio. 3, 4, ok, di nuovo catenella di separazione, il terzo, cinque catenelle di separazione. Vedete, io ne ho già 3, quindi quando finisco devo fare le 5 catenelle di separazione. Mi ritrovo dove c'è già il nostro grappolino già completato. Quindi io entro nella testa del mio punto puff unico e faccio una maglia bassa. Rifaccio 5 catenelle di separazione. Ora devo fare 3 punti puff, uno in mezzo ad ogni punto puff. Il secondo punto puff, 3 e 4, passo dentro, chiudo le asoline, catenella di separazione, il terzo punto puff, 2, 3, 4, passo dentro, chiudo le asoline, 5 catenelle di separazione. Devo entrare nel mio archetto e faccio una maglia bassa e 5 catenelle e vado nel mio angolino. Due catenelle e 2 maglie alte. E questo è il mio 10° giro, che parte con 5 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, 5 catenelle, un punto puff tra i punti puff, 3 e 4, catenella di separazione, punto puff tra i punti puff, catenella di separazione, punto puff tra i punti puff, 5 catenelle di separazione e mi si è formato un bel nodino. Andiamo sul punto puff singolo, proprio nella testa, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle. Tra un punto e puff e l'altro entro 2,
3, 4, passo, chiudo le 2 asoline, catenella di separazione, 1, 2, 3, 4, passo all'interno, chiudo le asoline, catenella di separazione, 2, 3, 4, interno, chiudo le asoline, 5 catenelle di separazione, maglia bassa nell'archetto e 5 catenelle di separazione. Formo il mio angolo. Con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Questo è il nostro 10° giro. Continuate come vi ho mostrato per il resto dei lati. Chiudiamo il nostro 10° giro, quindi completiamo sempre il nostro angolino con le 2 maglie alte e nella terza catenella una maglia alta di sbieco. E questo è il giro completato numero 10. Giro numero 11. Partiamo con le 3 catenelle più una maglia alta, 5 catenelle di separazione. Abbiamo 2 archetti, dobbiamo formarne 3, quindi nel primo archetto una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, nell'archetto successivo una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle di separazione. Ora andiamo a diminuire i punti puff, quindi tra un punto puff e l'altro facciamo un punto puff, catenella di separazione, tra un punto puff e l'altro facciamo il secondo punto puff con 4 fili tirati, chiudiamo le 2 asoline, 5 catenelle di separazione. Ora qui abbiamo 2 asoline, qui abbiamo 2 archetti, dobbiamo formarne 3, quindi facciamo come abbiamo fatto all'inizio, una maglia bassa nel primo archetto, 5 catenelle di separazione, una maglia bassa nel secondo archetto e 5 catenelle di separazione. Andiamo a fare 2 punti puff, uno tra un punto puff e l'altro e stessa cosa qui. Con 4 fili tirati passiamo dentro, chiudiamo le 2 asoline e adesso 5 catenelle di separazione. In questo archetto una maglia bassa, nell'archetto successivo una maglia bassa, 5 catenelle di separazione e andiamo nell'angolino e formiamo le 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Come vedete, adesso abbiamo di nuovo 3 archetti di partenza, abbiamo i 3 archetti centrali e 3 archetti finali, ok? E questo è l'11° giro. I lati sono tutti uguali, quindi procediamo come abbiamo fatto per il primo lato. 5 catenelle di separazione, nel primo archetto una maglia bassa, 5 catenelle, nell'archetto successivo una maglia bassa, 5 catenelle e andiamo a fare un punto puff tra i punti puff, totale 2.
una catenella di separazione, punto puff, 5 catenelle di separazione, maglia bassa nell'archetto, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 5 catenelle, punti puff 1 in mezzo ai punti puff del giro sottostante, catenella di separazione, di nuovo punto puff, cinque catenelle, maglia bassa nell'archetto, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 5 catenelle, e facciamo il nostro angolino, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, ripetete quello che abbiamo appena fatto su tutti i lati. Chiudiamo il giro numero 11 come sappiamo fare oramai, quindi completiamo l'angolo iniziale con le 2 maglie alte e poi andiamo a fare la nostra maglia alta di spiego sulla terza catenella della prima maglia alta. Bene, e abbiamo chiuso così il nostro 11° giro. Giro numero 12. Ripartiamo di nuovo con le nostre 3 catenelle più una maglia alta nello stesso spazio, metà del nostro angolo, e 5 catenelle. Allora, come vedete, qui abbiamo i nostri 3 archetti, quindi rifacciamo nuovamente questa parte. Quindi da adesso in poi dobbiamo guardare il giro numero 8. Da adesso in poi noi guarderemo il giro 8 per poter iniziare tutte le volte il nuovo giro. Vedete, questo è il giro numero 8, quindi quando abbiamo fatto i 3 archetti ripartiamo nuovamente dal giro numero 8. Ok, quindi abbiamo le 5 catenelle, andiamo nell'asolina, nell'archetto centrale, e andiamo a fare i 4 punti puff da sempre 4 ovviamente fili tirati, una catenella, e andiamo avanti col secondo punto puff e via. Vedete? Praticamente si sta ripetendo. Quindi fatti i nostri 4 punti puff, guardiamo sotto. Ecco, più che altro vi faccio vedere come andare avanti. Vedete, guardo sotto, ho 4 punti puff, faccio le 5 catenelle e vado a fare il punto puff singolo qui. Quindi non vado a congiungermi qui, vedete? 4 punti puff e poi c'è l'archetto che va a congiungersi con il punto puff singolo che faremo ora. Quindi ripetiamo: 2, 3, 4, 5. Andiamo a chiudere questo gruppetto e poi vedete, io guardo sempre questo punto qui, ho fatto il mio punto puff, adesso 5 catenelle e vado negli archetti. Vedete che qui ce ne sono di nuovo 3, quindi io mi posiziono al centro, faccio prima le 5 catenelle, ora mi posiziono nuovamente al centro, vedete che ce n'è 3 qui, quindi 1, 2, 3, 4, chiudo,
blocco, spazio, 2, 3, 4, vado a fare i 4 punti puff con una catenella di separazione e 4 fili tirati. Quando ho fatto i miei 5 punti puff, quindi io praticamente ripeto di nuovo questo, quindi conto 5, vado nell'apice di questo gruppetto e poi di nuovo 5 e vado avanti a fare i miei 4 punti puff e poi mi congiungo direttamente, vedete, 4, chiedo scusa, quando siete qui ovviamente rifate quello che abbiamo fatto qui, no? È la stessa cosa, quindi quando siete qui ve lo faccio vedere, faccio vedere il lato completo e poi vi spiego. Anche se secondo me avete già capito tutto, perché siete bravissime, quindi sapete già ora cosa dovete fare. Tre e 4, 1, 2, 3, 4, 5 e vado nel mio angolino. Questo è il 12° giro, che ripete il giro numero 8. Sto facendo il mio angolino e adesso vi spiego bene, cerco di spiegarvelo bene. Allora, come avete capito, adesso riuscite ad andare avanti senza di me. Quindi noi siamo al giro numero 12, come detto, che è il ripetitivo del giro numero 8, che è questo. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ho sempre detto l'8, adesso andiamo a vedere che è il 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e questo sotto, quindi dal giro numero 9, perdonatemi, quindi dal giro numero 9, che è questo, quello con i 4 punti puff, aspettate, vediamo se ve lo faccio vedere meglio, questo è il giro numero 9, dobbiamo ripetere il giro con i 4 punti puff di inizio gruppetto. Ok, il giro di inizio, quindi noi dobbiamo ripetere il giro numero 9, che è questo, io ho detto l'8 ma invece è il giro numero 9 e lo stiamo ripetendo qui al 12° giro. Ok, vi ho fatto vedere il giro numero 12, che è quello che si ripeterà su tutti i lati, quindi da adesso in poi voi ripeterete questo giro che stiamo facendo, ok, che è il numero 9, 10, 11 e 12, ok? Quindi di nuovo 9, 10, 11 e 12 e andate a ripetere questo per tutti i giri che verranno, ma fino a quando? Quindi ripeto, dovete partire, che è quello che stiamo facendo da questo giro, fino a ritornare a questo giro, ok? Quindi da qui dovete fare di nuovo 9, 10, 11 e 12, poi di nuovo 9, 10, 11 e 12. Ripetete questa sequenza e ok, fino a quando ora ve lo mostro. Allora, finché non arriviamo all'ampiezza dello scalfo, cioè noi quando arriveremo alla misura giusta, e per prendere la misura basterà prendere il primo lato, aspettate che prendo questo, prendete un angolo e l'altro angolo, lo congiungete, questo sarà la vostra manica, questa sarà la vostra spalla e questo sarà il vostro corpo. Ok, ovviamente ne dovete fare 2 di questi e ovviamente questo è troppo piccolo, non basta,
ok? Perché io qui ho soltanto 10 centimetri e non ci sto, ci starebbe una bambina, ma non sicuramente io. Quindi dovete continuare a fare tanti giri che vi permetteranno di arrivare alla misura del vostro scalfo. Qui io ci sono già arrivata e mi sono fermata senza contare la chiusura a circa 19 centimetri. Quindi vuol dire che io sono andata avanti, vedete, per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aspettatemi, forse è meglio che lo conto qui. Sì, lo conto di qua perché poi sono andata già avanti per allargare. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 per 19 giri. Io sono andata avanti per 19 giri. A 19 giri ho raggiunto i 19 centimetri per il mio scalfo, quindi io l'ho chiuso. In questo modo ho posizionato dei marcapunti per tenerlo bloccato, in questo modo qui, in più punti. Tenete conto che qui sono già andata avanti con la manica, però era così, ok? Io sono arrivata a questo punto e mi sono fermata. Ho bloccato la mia spalla, perché questa ho deciso che sarà la manica, ho bloccato la mia spalla, l'ho provato e mi sono resa conto che con 19 centimetri per me andava bene, quindi ho fermato il lavoro sulla manica. Ci troviamo quando anch'io con l'altra metà raggiungo i 19 centimetri, perché io ho bisogno di due parti uguali per poi poterle unire, ma prima di unirle dobbiamo unire la manica. Poi vi faccio vedere, a questo punto raggiungiamo la larghezza del nostro braccio, poi vi mostrerò come allargare il nostro corpo, perché ovviamente non a tutte basterà 19 centimetri, che è la metà del nostro corpo, ok? Non basterà, magari avete bisogno di ampliare la larghezza del vostro cardigan, quindi vi mostrerò come fare ad allargare il cardigan. Dopodiché andiamo a vedere come unire le due parti solo dopo che abbiamo allargato il cardigan e come allungarlo. Quindi, come capirete da questi passaggi, che sono quelli che amo io per fare il cardigan, e il metodo, modestamente secondo me, è il metodo migliore per riuscire a fare veramente qualsiasi taglia senza proprio fare nessun calcolo. Quindi, ora, come vi ho lasciato da questa parte, da questa parte qui, ora andiamo solo a trovare il nostro scalfo. In che modo? Continuando a lavorare come da dove io vi ho lasciato, ripetendo i giri dal 9 fino al 12°. Ok, quindi 9, 10, 11 e 12. Continuate a ripetere questi giri finché non arrivate a 19, a 20 e 23 centimetri, quelli che vi occorreranno per l'ampiezza del vostro scalfo. Questa ampiezza. Qui c'è il mio scalfo e qui c'è la mia spalla. Ok, qui ci sarà ovviamente il mio corpo, la metà del mio corpo. Ok, questa è la manica che poi andremo ad allungare insieme. Ok, però per il momento andiamo solamente a raggiungere l'ampiezza della nostra manica. Ok, buon lavoro e ci vediamo dopo. Voglio ancora far vedere una cosa. Quando avremo le due metà, andremo poi a chiudere la nostra spalla e a proseguire con la lunghezza della manica. Io non sono ancora arrivata al totale della lunghezza che mi serve, ma ovviamente perché io ho parlato di allargare e di allungare il cardigan, di unirlo, ma non vi ho parlato anche della manica. Ovviamente lo allungheremo la manica insieme.